In questo momento è un po' come se stessi traghettando verso una nuova vita, una delle mie nuove tante vite, perché ho avuto almeno quello che dico sempre, 4 vite diverse, 4 momenti, 4 o 5 momenti molto importanti della mia vita che mi hanno fatto vivere delle vite diverse, cioè c'è stata un'Eleonora diversa in ciascuna di queste vite e adesso sto traghettando verso una nuova di queste scene. Io sono Eleonora Rocca, ho 39 anni, sembro più giovane, lo dico sempre, ma in realtà sono vicina agli anta. Sono di Roma, come si può sentire dall'accento, ma trapiantata a Milano a un certo punto della mia vita e poi a Londra, quindi Londra è il mio terzo posto del mondo in cui decido di vivere o mi trovo a vivere. Come sono arrivata qui? Sono arrivata qui non per caso, sono arrivata qui perché il tutto viene da una scelta, nel senso che io mi sono innamorata, completamente innamorata di questa città nel lontano 2001, poi ci sono tornata per un anno nel 2005 e nel 2005 ho deciso che poi sarei tornata a un certo punto della mia vita per sempre, e questo è successo poi di fatto nel 2013 quando mi sono trasferita definitivamente qui e quindi 6 anni fa. Mi definisco 50% imprenditrice e 50% manager, e questo perché appunto tutta la mia carriera è stata un po' un mix delle due, nel senso che io sono diventata manager abbastanza presto, ho iniziato a lavorare molto presto, a 20 anni, contemporaneamente ho fatto l'università, quindi ho fatto tutta l'università lavorando, giurisprudenza tra l'altro, qualcosa di completamente diverso da quello che faccio oggi. Il marketing arriva a un certo punto della mia vita, anche abbastanza tardi, secondo i canoni insomma normali, nel senso avevo 28 anni quando ho deciso che non avrei fatto l'avvocato ma che avrei fatto il marketing manager, quindi fino a un certo punto della mia vita c'è stata tutta questa carriera, diciamo, sviluppata prima nel sales e poi nel marketing, carriera verticale che mi ha portato a ricoprire dei ruoli molto interessanti, molto importanti anche in aziende famose come Microsoft, come Roberto Cavalli per citarne alcune. L'esperienza più significativa che ho fatto è stata quella proprio in Microsoft, dove a 30 anni ero già Product Marketing Manager per il prodotto Microsoft Office, quindi un'esperienza molto, molto intensa, molto bella, proprio perché mi ha permesso giovanissima di gestire insomma budget importanti, di creare campagne di comunicazione e campagne sul retail, insomma su oltre 700 punti vendita sul territorio nazionale, quindi per dirla breve andavo nei negozi Media World o in altri negozi del settore tecnologia dove si vendevano prodotti tecnologici tra cui Microsoft Office e vedevo le campagne di marketing da me insomma create, costruite, e quindi era una bella soddisfazione. Però poi a un certo punto della mia vita è arrivato il digitale, è arrivato il web in generale, nel senso che io parto come blogger di moda e lifestyle nel lontano 2012 e collegato a quello si sono creati tutta una serie di progetti imprenditoriali, tra cui il più importante è Digital Innovation Days Italy, ex Mashable Social Media Day per chi se lo ricorda con questo nome, che ad oggi è uno degli eventi più importanti d'Italia in ambito digitale, social media e innovazione. Insomma, 50% imprenditrice, 50% manager, ma in mezzo a tutto questo tanta passione insomma per il marketing, la comunicazione e gli strumenti, l'innovazione, gli strumenti diciamo digitali e innovativi. E adesso a Londra quindi? A Londra adesso diciamo che ho un lavoro full time come marketing manager, international marketing manager per questa diciamo una startup, nel senso che è un'azienda che è sul mercato da 10 anni ma che ha deciso di lanciare dei nuovi prodotti negli scorsi 2 anni, quindi ha subito tutto un'evoluzione, un rebranding e anche diciamo dei progetti anche ambiziosi di espansione in tutta Europa e il resto del mondo, quindi diciamo che io rientro dentro questo piano di espansione, quindi sono entrata a febbraio di quest'anno come International Marketing Manager, sto costruendo le strategie per far andare l'azienda diciamo fuori nel modo giusto, per farle approcciare mercati nuovi, sto costruendo il mio team, ho assunto una persona nel mio team e sto partecipando alla crescita dell'azienda. Quello che dico sempre è
questo ruolo mi piace molto perché faccio un po' l'intrapreneur, cioè sono l'imprenditrice all'interno, no, dell'azienda di qualcun altro, perché posso contribuire alla nascita e crescita di progetti nuovi e andare su mercati nuovi. Quindi a Londra faccio questo, allo stesso tempo ho una limited company, quindi mi occupo di consulenza in ambito digitale, digital strategy principalmente, diciamo, gestisco per clienti campagne di digital marketing integrate con anche quelli che sono i piani di marketing standard, perché io sono una grande sostenitrice del fatto che per avere successo bisogna creare delle strategie che sono integrate, cioè il digitale ok, ma ci vuole anche l'analogico con il marketing tradizionale, cioè si parte dal marketing tradizionale, il digital poi va integrato dentro con la giusta misura nel giusto modo. Quindi io quello che faccio di solito è fornire per i miei clienti delle strategie che sono a 360 gradi integrate, che comprendono sia la parte offline che la parte online, quindi questo è. Poi lavoro anche molto come speaker, come insegnante, questi diciamo che è la parte più divertente, se vuoi, del mio lavoro, perché mi permette ovviamente di conoscere tante persone nuove, di salire su palchi diversi dal mio, no? Quindi di rapportarmi con realtà che mi fanno crescere ogni volta. E poi l'insegnamento è qualcosa che secondo me, se ti piace, insomma, dà molto, perché ti dà la possibilità di trasferire quello che è la tua conoscenza, ma anche la tua passione per quello che fai. Quindi alle persone, insomma, si stabilisce sempre un rapporto molto, molto bello con le persone a cui insegni, no? Perché resti poi sempre anche un po' il loro mentore su tante cose, quindi lo trovo molto interessante. Quindi insomma faccio tante cose. Piena di piccoli posti dove fare il brunch, c'è anche qualche bancarella al mercatino dell'antiquariato la domenica. 3 parole che hanno motivato o dato una spinta in più al tuo voler vivere qui. Allora, 3 parole. La prima, senz'altro internazionalità. Perché per me è sempre stato molto importante poter interagire con diverse culture, e Londra ti dà la possibilità davvero di conoscere persone e di interagire con persone che vengono da tutto il mondo. Se tu pensi soltanto al mio team al momento, siamo io italiana, la ragazza che riporta me colombiana, la mia vicina di scrivania che è indiana, un'altra ragazza del sales che è metà russa, metà tedesca, cioè siamo veramente, no, poi abbiamo una persona inglese e tantissime altre nazionalità, nel senso c'è veramente tutto il mondo in un ufficio di 40 persone, quindi prima internazionalità. Seconda cosa, parola opportunità, nel senso che io trovo che Londra, al di là del Brexit e quant'altro, insomma, sia uno splendido posto per realizzare i propri sogni, nel senso non è facile, ti mette sempre a dura prova, ti mette sempre nella condizione di doverti migliorare sempre costantemente, però allo stesso tempo ti dà la sensazione di poter realizzare tutto quello che vuoi, e questo per me è molto importante perché mi dà un senso di libertà, no? Cosa che invece in Italia non sentivo, nonostante io sia riuscita a fare molte belle cose in Italia, devo dire, però ho sempre avuto questa sensazione che più di un certo punto non si potesse fare. Invece Londra mi dà la sensazione opposta, cioè posso fare ancora di più. Quindi questa seconda cosa, opportunità. Terza cosa, efficienza, perché per me vivere in un paese efficiente è molto importante, cioè io voglio trovarmi in un posto dove sono molto chiari i processi, dove c'è una tendenza ad eccellere in tutto, c'è una tendenza a voler fare le cose bene, no? E questo secondo me la cultura inglese un po' lo incarna, nel senso che loro sono molto meno creativi di noi, io lo dico sempre, gli italiani sono estremamente creativi, estremamente talentuosi dal punto di vista anche della comunicazione, però sono confusionari, no? Gli inglesi sono molto meno creativi, ma riescono a creare delle strutture molto funzionanti e molto efficienti. Quindi queste le 3 motivazioni. La prima reazione delle persone care quando hai annunciato la tua partenza verso qui, o comunque il fatto di lasciare l'Italia, qual è stata? Come
Ma allora diciamo che la mia situazione è abbastanza particolare, nel senso che mia mamma è sempre stata abituata a vedere me partire, no? Perché io sono sempre stata una, fin da quando avevo 15 anni, che l'estate partiva, andava a New York a trovare le sue cugine da sola, prendevo aerei da sola, quindi sono sempre stata una molto molto pronta con la valigia. Quindi il fatto di partire, poi comunque vivevo già a Milano, io sono di Roma, mia mamma è a Roma, mia famiglia, mia sorella anche, e quindi il fatto di vedermi, diciamo, fuori in un altro posto non era il problema è la reazione un po' negativa, se così vogliamo dire, cioè comunque shocking, è stata dal fatto che io avevo comprato casa a Milano da solo un anno, quindi mia madre di certo non si aspettava che io le dicessi ho deciso di cambiare paese, no? Quindi la reazione è stata piuttosto, sì, non è stata facile e non è stato facile da accettare, infatti poi questo ha determinato parecchi mesi di discussioni in questo senso, in cui mia madre diceva no, ma tanto tornerai, e invece no, invece io sono stata molto determinata nel voler restare, quindi però penso che sia assolutamente normale. I genitori, poi, quello che dico sempre, i genitori, specialmente quello italiano, vorrebbe sempre avere il figlio più vicino possibile, no? Quindi che è anche normalissimo, sì, quindi il primo anno e mezzo si è abituata, abbiamo comunque un ottimo, cioè riusciamo comunque a sentirci molto spesso. Sul venire, la mia famiglia viene qui da me è sempre un po' così, perché dicono sempre no, sei tu che devi venire, perché sei tu che te ne sei andata, no? C'è un po' sempre questa cosa, però vabbè, tutto sommato a me fa piacere tornare in Italia e passare il tempo anche nella mia casa natale, se vuoi. Londra ha diversi posti che considero casa, nel senso, principalmente l'ultima casa, quella che ho appena lasciato, che ho lasciato da soli 5 mesi, che era in questa zona bellissima, si chiama Maida Vale Little Venice, la piccola Venezia, perché c'è un canale, ovviamente Venezia è molto più bella, adesso diciamoci la verità, però insomma c'è un canale, quindi viene canale con delle barche, quant'altro ricorda un po' Venezia, è una zona molto molto bella di Londra, Northwest, e sono molto affezionata a quella zona perché ho vissuto per 4 anni e mezzo nella stessa casa, e cosa che per me anche questo è abbastanza particolare. Io ho cambiato 18 case nella mia vita, quindi stare 4 anni e mezzo nella stessa casa, nello stesso posto, insomma è stato qualcosa che vuol dire che lì è successo qualcosa di bello, di positivo, e ho moltissimi ricordi legati a questo posto, proprio perché anche la mia azienda l'ho creata nei caffè il sabato e la domenica, no? In questa strada che è Warwick Avenue, dove tra l'altro conosco tutti, nel senso che il neighborhood è proprio come se fosse un piccolo villaggio, cosa che a Londra un po' lo cerchi, perché è una città talmente grande, talmente dispersiva, talmente di corsa, che poi vivere in un posto, in una strada che bene o male resta un po' raccolta, dove tutti si conoscono, è molto bello, no? Ti dà quella sensazione appunto proprio di casa, e quindi sicuramente quello è, insomma, il Warwick Avenue e Maida Vale resteranno sempre un posto, insomma, che casa per me, e poi anche tutta la parte, diciamo, quella che oggi si chiama, vabbè, Shoreditch area, che è di fatto diametralmente opposta a Maida Vale o a Heaths Court, dove vivo adesso, quindi all'west di Londra, perché è tutta ad est, però è quella che viene chiamata un po' la Silicon Valley londinese, no? Che è questa zona dove sono sviluppati tutti i co-working, tutto quello che è il mondo startup, il mondo imprenditoriale, che sta crescendo molto e che alla quale anche qui sono molto legata, perché ho visto anche crescere, nel senso che quando io ho iniziato il mio percorso imprenditoriale, o comunque quando mettevo i primi passi, dicevo ma vado a degli eventi per capire che cosa vuol dire fare l'imprenditrice, no? Per imparare delle cose tipo il Google Campus, cioè io l'ho visto partire da una caffetteria che mettevano a disposizione per le start-up a essere un vero co-working space, a essere ad oggi addirittura un posto dove devi fare application per poter entrare, no? Cioè io sono stata una delle prime che ha avuto
la tessera lì. E quindi in questo in piccolo, ma anche tanti altri coworking come WeWork o Runaway East, che io ho visto veramente costruire e crescere, no? In questi anni, quindi senz'altro anche quello. Questi miei due preferiti. Cosa ho tolto per venire qui? Il senso anche di perfezione, no? Io sono sempre stata una estremamente perfezionista in tutto, quindi tutto deve essere sempre preciso, come dico io. Londra invece ti porta, proprio perché appunto è molto challenging, è molto demanding sotto tanti punti di vista, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di quello che devi dimostrare, appunto, cioè ti fa correre molto, ma anche correre in modo diverso da quello. Molte volte mi dico anche a Milano si corre, ma è diverso secondo me, no? E allora ti porta necessariamente a imparare a fare dei piccoli step, nel senso che è veramente difficile ottenere tutto insieme a Londra, perché c'è proprio questo discorso della crescita, cioè tu fai un pezzettino e poi dopo quel pezzettino ti porta a crescere ancora di più, cioè c'è sempre una micro crescita ogni anno, ogni volta che tu aggiungi un pezzo, un tassello alla tua carriera o alla tua comunque esperienza di vita qui. E almeno per me è stato sempre un tassello in avanti, e quindi ho dovuto abbandonare questo senso di avere tutto subito immediatamente, ma questo senso dell'avere pazienza e perseverare nell'aspettare step by step di arrivare poi all'obiettivo. Sono sicuramente molto più umile, devo dire, anche qui, perché Londra e il costante cambiamento appunto al quale spesso ti fa trovare, ti fa capire quanto poi la tua vita può cambiare anche in un secondo, no? Cioè questo tante cose lo fanno capire, però Londra in particolare secondo me ti mette nella condizione di dire sei bravo, sei figo, sei forte, però qua tanti altri sono come te, anche più di te, no? Quindi ti fanno mettere in quella condizione in cui dici ok, everything can change in a minute, e quindi perdi un po' quel senso di onnipotenza, perché tendi a sentirti più piccolo, tendi un po' quel senso di perdere quel senso di onnipotenza e mettere dentro invece l'umiltà di dire posso perdere tutto, devo mantenere un livello, no, di umiltà, il mio livello di umiltà basso, non so come dire, cioè il mio livello di umiltà alto. Ti fa togliere un po' tutto l'ego, che secondo me è molto legato anche alla nostra cultura in Italia, dove si pensa molto all'apparire, al vestire, no? C'è tutta questa parte qui, qui non c'è, è tutto molto legato alla sostanza, quindi necessariamente ti trovi a doverti allineare su questo, anche perché una cosa anche molto interessante è che appunto in Italia, no, chi è, che ne so, professore, dottore, ci sono tutti questi, come dire, nomi che associamo, titoli associamo, no, ad alcune cariche e quant'altro. Qui no, nel senso che qui è il contrario, cioè anzi essere humble, essere umile alla mano e quant'altro è considerato un pregio, non c'è bisogno di alcuna architettura su determinati titoli o ruoli o posizioni, e quindi ti fa sentire quasi ridicolo nel momento in cui tu lo fai, quindi è necessario perdere un po' di questa sempre voglia di mostrare, molto legata all'immagine tipicamente italiana. Poi vabbè, non si può generalizzare, però è ovvio che alcuni lati, no, della nostra cultura sono un po' in tutti noi, chi in più chi in meno. Mi piace molto la velocità con la quale le cose si possono realizzare e tornando al tema dell'efficienza, tutto questo parte dalle piccole cose, cioè dal dire mando un curriculum e mi chiamano dopo 20 minuti, perché mi è capitato anche questo, o 20 minuti, al dire apro un conto in banca e online e non vado in banca mai, no? Al dire
mi arriva un pacco a casa, posso rischedulare con una telefonata e farlo venire anche di sabato mattina quando io sono a casa, no? Tutte queste piccole cose che sono molto veloci, facili ed efficienti, devo dire che mi piacciono, quindi amo particolarmente questa cosa. E poi un'altra cosa proprio legata a Londra più che a questo paese è il fatto di poter quasi vivere diverse città nella città, nel senso che cioè la parte west di Londra, la parte est sono completamente diverse e molte zone anche vicine possono essere completamente diverse tra loro, quindi di fatto non ti annoi mai e sembra sempre un po' di vivere, ecco, quando magari cambi casa sembra sempre un po' quasi di cambiare città, e questo secondo me è molto bello, molto unico di Londra. Una cosa che non sopporto è la mancanza di onestà degli inglesi, nel senso che onestà intesa non in senso di disonesti, anzi no, nel senso qua le persone sono molto pulite, come dire, l'essere diretti nel dirti le cose. Un inglese per educazione, politeness, come si chiama qui, non ti dirà mai davvero quello che pensa, no? Sarà sempre molto carino ed educato con te, ma magari dietro pensa l'esatto contrario di quello che ti sta dicendo. E per me, io che sono tra virgolette terrona, no? Non tra virgolette terrona, si può dire terrona, ma lo dico in senso buono, nel senso che sono di Roma, ma vengo da ancora più giù per origini, sono abituata comunque all'argument, no? Alla discussione, al dire quello che penso, all'avere, no? Tirare fuori la mia passione, tutto quello che voglio comunicare, tirarlo fuori in maniera diretta. E qui invece no, qui è un grande problema questo. Gli inglesi hanno un grande schermo che in qualche modo, e molte volte può anche essere una chiave positiva per affrontare alcune situazioni problematiche, perché dà la sensazione di farsi scivolare addosso il problema invece di combattere, no? E fare magari una discussione su tutto, come i paesi più latini fanno, però a volte è frustrante, no? Non poter ricevere magari anche dei feedback dalle persone che consideri anche vicine, che frequenti, no? Dei feedback sinceri sulla cosa pensano davvero di te o di quello che stai facendo, quindi questo forse è la cosa che più mi dispiace, mi dà fastidio. Se dovessi scegliere un oggetto concreto, uno sforzo creativo adesso, che rappresenti la tua vita com'è ora, cosa sarebbe, cosa potrebbe essere? La zattera, che in qualche modo non sa ancora bene dove sta andando, però sa che si sta spostando, e anche abbastanza lentamente, ma quel lentamente non è negativo, ma è positivo, perché è proprio la sensazione del stare sulla zattera e ti godi, che ne so, il tramonto, no? Ti godi quelle cose che magari prima, perché correvi troppo, non riuscivi a vedere, quindi questo è probabilmente un momento, sì. La mia è stata una decisione molto molto voluta, nel senso che io non sono scappata dall'Italia perché non avevo un buon lavoro, perché non avessi raggiunto delle cose. Io sono andata via dall'Italia perché sentivo che da un punto di vista culturale quello non fosse il posto per me. Non c'è nulla che mi potrebbe far pensare a tornare in Italia. Ok. Sono più proiettata verso un'ulteriore meta, che però è ancora più lontana, quindi vedremo. Il percepito dall'Italia è sempre un po' 50-50, c'è un 50% insomma, di persone che ti dicono bravo, complimenti, sei stato coraggioso, no? Hai fatto un passo che io avrei voluto fare, che non sono riuscita a fare, quindi una parte diciamo che ti sostiene, e un'altra parte che invece dice beh, sono vigliacchi quelli che se ne vanno, perché alla fine bisogna stare qui e cambiare le cose. E allora io penso di essere un po' inattaccabile in questo senso, in quanto nonostante abbia deciso di andare via, ho creato comunque una cosa bella per il mio paese, no? Che è il mio evento, con il quale ho voluto proprio portare internazionalità, ho voluto portare un messaggio positivo. Ogni anno cerco sempre di far passare, e molte persone poi me lo dicono, che venendo all'evento, non dico gli ha cambiato la vita, però di far passare degli stimoli che normalmente in Italia si sentono poco, proprio perché c'è la tendenza molto a lamentarsi, molto come dire che lo status quo non va bene, ma non fare poi niente per cambiarlo, no? Quindi io diciamo che noto che ci sono questi stereotipi, ma ritengo che sia un po' difficile attaccarmi, perché penso che
che più di questo, insomma, uno se ne va, sviluppa la sua carriera fuori, riesce a stare benissimo fuori, pensa a fare impresa, la fa nel proprio paese con tutte le difficoltà del caso. Penso insomma aver fatto il possibile per il mio paese davvero. L'Italia non è un paese che si cambia proprio facilmente, no? Possiamo, come ho fatto io, come hanno fatto tanti altri, provare a lanciare dei messaggi o comunque fare del nostro piccolo, no? Nel nostro piccolo qualcosa per modificare il modo di pensare o per lasciare un messaggio positivo, però poi cambiare alcune dinamiche del paese è veramente una cosa che non possono fare le persone comuni, nel senso. E quindi penso che sia una scelta più che rispettabile quella di poter dire non voglio accettare queste cose, vado da un'altra parte, sempre comunque rispettando e portando avanti la bandiera del mio paese, nel senso che io ad esempio dico l'Italia non mi piace per tante cose, ma allo stesso tempo penso che sia eccellente per delle altre, no? Cioè, anche il nostro talento per il talento e il gusto per quello che è la moda, il food, ma anche la creatività proprio in generale, il design, cioè tante cose che noi italiani sappiamo fare molto bene. Gli italiani vengono un po' considerati sempre un po' maleducati, calzinisti, che poi alzano la voce, che muovono le mani, no? Questo c'è molto qui, devo dire, c'è molto, ritardatari, un po' per preconcetto, quindi questo assolutamente sì. Londra in realtà non ti fa sentire diverso, perché Londra, penso che la maggior parte, non penso, nel senso le statistiche parlavano chiaro, e comunque la maggior parte delle persone a Londra ha votato per restare, quindi comunque a Londra c'è una grande componente, insomma, di, come dire, pro Europa, quindi non mi sento particolarmente diversa o considerata diversamente qui, e devo dire anche in tutta la mia esperienza qui non mi sono mai davvero sentita discriminata. Questo, anzi, ho lavorato a volte per aziende dove la maggior parte delle persone erano inglesi, o comunque nel mio team ho avuto capi inglesi, devo dire che non ho mai sentito di essere particolarmente diversa. Fuori da Londra è un po' diverso, nel senso che gli outskirts, diciamo, comunque gli altri posti in UK invece la pensano, sono molto pro uscire dall'Europa, proprio perché c'è troppa immigrazione e questo comunque un po' si sente. In generale un pelo di discriminazione, indipendentemente da Brexit, su alcune cose può esserci. Ho sempre avuto la sensazione che rispetto a un inglese a parità di posizione comunque gli italiani, in generale gli europei, vengono pagati meno, no? Ma questo secondo me non dipende necessariamente dal fatto che ti vogliono discriminare, ma dipende dal fatto che chi ovviamente è nato, cresciuto, studiato qui, inizia la propria carriera prima. Molti di noi si trasferiscono a 26, 27, 28, 29 anni, quando qui le persone hanno già 7, 8 o 9 anni di esperienza, quindi in questo senso probabilmente è lì che si crea il divario, non tanto da un punto di vista discriminatorio, ma da un punto di vista proprio di come il paese funziona, perché ripeto, se tu ti inserisci da immigrato in un altro paese, ti inserisci con la tua età, i tuoi studi e quant'altro in un sistema comunque diverso, e quindi questo ha i suoi pro e contro. Che nome daresti alla tua storia, se fosse un romanzo, se fosse una serie, un film, o al capitolo che stai vivendo adesso? Un sogno in costante crescita, perché questa è stata proprio la mia vita, un continuo susseguirsi di sogni, di obiettivi, di corse verso sfide più o meno grandi, che tutte mi hanno dato sempre qualcosa, quindi sì, questo.